Bentornate a Creando con Mari. Quello che andremo a realizzare oggi con questo progetto è questo top estivo, leggero, semplice e con un dettaglio originale nelle bretelle. Vi faccio vedere da vicino. Praticamente nella coppa faremo questi fiorellini che si andranno anche a prolungare sulla bretella. È un dettaglio originale, carino, elegante e non troppo invasivo. Il tutorial come sempre dalla A alla Z, vi farò vedere dalla prima catenella fino alla realizzazione ultima finale, quindi non vi preoccupate che riuscirete a farlo perfettamente. In più potrete adattarlo a qualunque taglia, a qualunque filato voi scegliate, a qualunque uncinetto, quindi bando alle ciance e cominciamo subito con il progetto. Questo progetto molto particolare, io andrò a utilizzare il Basics Lux Fine della Mondial, che è un cotone egizio al 100%, in 50 grammi ci sono 165 metri e il produttore consiglia uncinetto e ferri del 2,5-3. Io andrò a utilizzare il 2,5. Il campione da realizzare è consigliato di realizzarlo con i ferri del 2,5 o con l'uncinetto del 2,5, regolatevi voi. Per questo progetto l'unica misura che voi dovete prendere, che è molto importante, è questa. Io ho provato a disegnare un mezzo busto, per quanto io non sappia disegnare più di tanto, però si capisce. La misura che voi dovete prendere è da mezzo seno fino alla lunghezza del top, anche se fate un vestito. Se voi decidete di fare un vestito, questa lunghezza è dove praticamente sarà la cintura, da dove poi partirà la gonna. Quindi questa è la misura da prendere, ok? Prendete questa misura e caricate una catenella che vi dà esattamente questa misura qui. Io ho misurato me stessa, perché lo farò per me stessa, e lo voglio fare di una lunghezza di circa 18 centimetri. Quindi io farò una catenella che in totale mi darà 18 centimetri. Quindi prendiamo il filo, prendiamo il nostro uncinetto, facciamo il primo cappietto, che poi voi fatelo come vi riesce meglio. Ok, prima catenella e poi 1, 2, 3. Per misurarla, quello che dovete fare è prendere il vostro metro, scusate il rumore, è la scatolina, posizionarlo sul tavolo, posizionare la catenella e senza tirarla, non dovete stirarla perché non va bene stirarla, la mettete sopra e misurate. Io sono a 14 centimetri, quindi devo farne ancora un pochino. Ho superato, sono a 19, ne tolgo un paio. Pronti. E sono a 18 centimetri circa e mi fermo. Quindi voi fate la stessa cosa, fate la vostra catenella e poi vi fermate. Fatto questo, mettete il dito nella seconda catenella dall'uncinetto, questo solo per darvi un riferimento. Fate 3 catenelle, 2, 3, e nella catenella dove avevate messo il riferimento, oppure nella quinta catenella dall'uncinetto, fate un punto alto e ripercorrete tutta la vostra catenella a punto alto, tutta.
in questo caso potete contare i punti che avete per poi avere un riferimento e essere sicuri di non sbagliare. Quindi noi abbiamo fatto 1 2 3 4. Ho realizzato tutti i miei punti alti, io ne ho 48 in tutto, e ora dove ho fatto l'ultimo, qui nell'ultima catenella, ne vado a fare un altro nella stessa e poi ne faccio ancora un altro, quindi sono 3 in tutto nell'ultima catenella, 3 punti alti, ok? Poi faccio 2 catenelle, continuo il lavoro, non giro il lavoro, e nella stessa catenella faccio 2 punti alti che sono l'aumento e il punto alto che le corrisponde, quindi di nuovo 3 nello stesso punto, esattamente come si fanno le coppe, ok? 3. E ora ripercorro, perché il primo giro non è ancora finito, tutta la catenella punto su punto a punto alto, prendendo questa parte, ok? Tutti quanti. Contate sempre per avere lo stesso numero di punti da una parte e dall'altra, perché se siete principianti vi potrebbe sfuggire un punto e sbagliarvi, oppure non lavorare l'ultimo e quindi alla fine vi ritroverete con delle riduzioni, con il lavoro che vi pende da un lato, quindi che vi diminuisce da una parte, quindi invece di essere dritto ve lo ritrovate a diagonale. Quindi basta contare per capire ogni giro se state facendo degli errori e non dover poi sfilare e tornare indietro. Quindi al principio, soprattutto quando si inizia a lavorare a uncinetto, è molto importante la conta dei punti. D'accordo? Quindi terminate tutto il giro rifacendo tutte le vostre maglie alte sulle maglie alte già realizzate. E questo è il primo giro, d'accordo? Continuate così fino alla fine. Sono arrivata al penultimo punto, lo lavoro, che è questo, e non vi dimenticate l'ultimo, che è qui con le catenelle, ok? E questo è il primo giro. Il secondo giro e i giri successivi io li comincerò in altro modo, non lo comincerò con le 3 catenelle, bensì giro il lavoro, voi poi siete liberi di fare le 3 catenelle se vi trovate meglio, però voglio un bordo che sia un po' più lineare, in questo modo lo ottengo. Entro nell'ultimo punto che ho realizzato, faccio un punto basso e come vedete il punto basso, una volta fatto, adesso il filo è un po' scuro, non so se si vede, ha questi 2 fili, io entro in quello esterno sinistro e faccio un altro punto basso, vedete? E ho realizzato una finta maglia alta e poi vado avanti a fare maglie alte fino all'aumento, tutto così, quindi punto su punto, questo fino all'aumento, fino alle 2 catenelle che abbiamo in cima, questo primo giro, lavoriamo punto su punto, quindi tutte maglie alte. Arrivata quasi alle 2 catenelle, lavoro le 2 maglie che rappresentavano l'aumento e ora il nuovo aumento lo andiamo a fare in una maniera differente, in modo da dare un tocco originale al nostro top. Allora prendiamo il filo sull'uncinetto ed entriamo nelle 2 catenelle, tiriamo fuori il filo, poi ancora filo sull'uncinetto, entriamo e tiriamo fuori il filo, lo tiriamo un po', ok, così, filo sull'uncinetto, entriamo ancora una volta e ancora una volta,
e tiriamo fuori, ok? E poi facciamo una catenella. Ripetiamo questo un'altra volta, quindi entro e tiro fuori, entro e tiro fuori, sono 2, entro, tiro fuori, sono 3, entro, tiro fuori e sono 4, quindi entro ed esco 4 volte, d'accordo? E faccio una catenella per chiudere. In questo caso le catenelle da fare sono 2, ok? Perché è la separazione, quindi ripeto per altre 2 volte, quindi 1, 2, 3 e 4 e tiro fuori il filo da tutte le asole sull'uncinetto e faccio una catenella per chiudere. Ripeto 1, 2, 3 e 4, tiro fuori tutto e chiudo, faccio una catenella di chiusura e ora vado a lavorare tutte le maglie che ho punto su punto, quindi tutte le maglie alte. E alla fine del giro ovviamente lavoriamo l'ultima maglia senza dimenticarcela e prendendola bene ovviamente, e anche da questa parte ricominceremo con la finta maglia alta. E questo è il dettaglio che ancora finché non facciamo il prossimo giro non si vede bene, ma verrà fuori come un fiore, un dettaglio originale rispetto al solito. Quindi semplicemente adesso dovete andare avanti in questo modo, facendo tutti i giri necessari per raggiungere giustamente la mezza circonferenza della mezza circonferenza. Vi spiego, riprendiamo il nostro disegno. Noi abbiamo preso questa misura, metto gli occhiali altrimenti non vedo nulla. Noi abbiamo preso questa misura, ora stiamo lavorando in larghezza, quindi in questo modo, e in altezza anche, perché adesso andremo a coprire questa parte qua, praticamente faremo questo. Quello che andremo a realizzare è questo, la coppa e questo, quindi la quarta parte quindi del top. Questa è la parte che noi andiamo a realizzare della coloro. Stiamo facendo questa, ok? Quindi poi ovviamente dovrete farne 2 esattamente uguali, 2 esattamente uguali che andremo a unire qui, andremo a cucire qui, arriveranno più o meno qua, io l'ho fatto un po' più lunga ma la mia arriva più o meno qui, qui ci faremo un aggancio e dopo voi deciderete se continuare facendo la gonna o lasciarlo a top. Giustamente poi lavoreremo anche la parte dietro e vi farò vedere. Qui verranno le bretelle che si agganceranno dietro e questo è il top come lo andiamo a fare, che comunque l'avete visto nella presentazione iniziale. Noi ora stiamo facendo questo, quindi giustamente ognuno andrà avanti in base alla propria taglia, quindi si parte nello stesso modo, ognuno avrà una misura diversa di catenelle in base a questa misura qui, poi andrà avanti in base ai giri che ha bisogno per raggiungere questo tipo di misura e ne farà 2. Ricominciamo, vi faccio vedere come ricomincio io, vi faccio rivedere l'aumento e poi vi lascio andare avanti da sola a fare le vostre 2 parti. Quindi giro, entro nello stesso punto dove ho terminato, facciamo il punto basso senza tirare troppo,
qui ho i 2 fili, 1 2, entro nell'esterno, rifaccio un punto basso e ho il punto alto. Ripercorro il mio lavoro lavorando tutti i punti alti punto su punto fino all'aumento, dove rifarò il punto puff, che è quello che abbiamo fatto dei punti puff. Quindi ripercorrete il vostro lavoro fino all'aumento. Vi faccio vedere come lavorare innanzitutto i punti sugli aumenti, sui 2 punti puff di ogni lato, e poi come andare avanti da sole. Arrivata al punto in cui ho gli aumenti, i 2 punti puff, vediamo questi come sono formati per lavorarci sopra. Vedete? Quindi abbiamo questo punto puff con la catenella, quest'altro punto puff con l'altra catenella, perché questa è quella poi dove andremo a lavorare gli altri punti puff. Vedete? Questa quindi è la catenella del punto e questa è la catenella del punto. Quindi prendete il filo sull'uncinetto, entrate nella catenella e fate il punto alto come se fosse un punto normale, poi il filo sull'uncinetto ed entrate nell'altra catenella, sempre quella che chiude il punto puff. Ok, ora filo sull'uncinetto e ripetete gli aumenti, come così: entro nella catenella, esco 1 2 3 e 4, tirando esco fuori da tutte e 4, da 5 insomma dei punti, catenella ancora, quindi senza catenelle di separazione, solo la catenella che chiude il punto puff. Lo rifaccio una volta, 2 3 e 4. Ho quante asole sull'uncinetto, ve lo dico subito: 2 4 6 8 9 asole sull'uncinetto, esco. Ora le controlliamo bene, perché non le ho contate. Quindi chiusa con la catenella il punto puff, faccio un'altra catenella di separazione per fare gli altri. Quindi ora ho 2 asole sull'uncinetto, 1 2 3 e 4. Vediamo quante asole abbiamo, contiamole: 1 2 3 4 5 6 7 8 e 9. Sì, è corretto. Quindi chiudo tutte le 9 asole, catenella ancora, 1 2 3 e 4. Chiudo tutte le asole che ho sull'uncinetto e chiudo con una catenella. Vedete? Praticamente il nostro aumento è fatto sempre da 2 punti separati da una catenella e 2 punti, ma invece di essere il punto alto sono 2 punti puff e 2 punti puff separati da una catenella. Ora da questa parte ci troviamo altri 2 punti puff, sempre con la catenella di chiusura, vedete? Quindi entro nella catenella e faccio un punto alto, perché gli aumenti noi li dobbiamo lavorare. Entro nell'altra catenella di chiusura del punto, che è questa, e la lavoro. E ora lavoro tutti i punti alti così come mi si presentano, d'accordo? Punto su punto, come abbiamo fatto dall'altro lato. Quindi come vedete il dettaglio dell'aumento è abbastanza discreto, però carino, differente. Ora dovete andare avanti, come dicevamo, per coprire 1/4 del vostro corpo, quindi la parte davanti. Misuratevelo man mano, andate avanti i giri di cui avete bisogno e ne fate 2 uguali.
Ci vediamo quando abbiamo terminato entrambi i lati per poterli unire, andare avanti, fare la parte della schiena, la parte delle bretelle e poi eventualmente proseguire come vestito oppure vedere come terminarlo come top. Ci vediamo dopo. Ho finito entrambe le mie parti, quindi 2/4 davanti, vedete? E sono così. Io ho fatto esattamente 11 giri di aumenti per un totale di 70 punti da una parte e 70 punti dall'altra, senza considerare i 2 punti puff da una parte e i 2 punti puff dall'altra. Ora quello che dobbiamo fare, vediamo anche la misura in realtà delle mie parti davanti per una S piccola, quasi XS diciamo, sono, senza tirare troppo, 21 centimetri, vedete, 21 e 21, e per un'altezza di 32 centimetri, 31 e mezzo circa, e va benissimo per me, per la mia taglia. Voi ovviamente considerate sempre la vostra taglia e ovviamente agite in base alle vostre misure. Quindi adesso quello che dobbiamo fare è unire le due parti insieme e continuare il retro del lavoro che andrà lavorato tutto insieme, e vi farò vedere che ci sono due possibilità: o lavorare in due parti anche in questo caso, o lavorare una parte unica e poi cucirla da un lato solo, ma andiamo per gradi. In questa coppa, cioè in questa parte davanti, in questo quarto davanti, io ho tagliato il filo, e in quello che ho terminato adesso non l'ho tagliato perché non era necessario, perché ora useremo il filo stesso per cucire le due parti. Quindi cosa facciamo? Prendiamo il nostro quarto, lo mettiamo praticamente con il dritto rivolto verso di noi, quindi il rovescio verso il tavolo. Prendiamo l'altra parte e il dritto del lavoro lo rovesciamo per averlo rivolto verso di noi, quindi mettiamo dritto su dritto, ok? Perché ovviamente andremo a cucire, la cucitura dovrà essere sul rovescio, in questo modo. Tolgo il marcapunti che mi fermava il lavoro perché non si sfilasse, infilo l'uncinetto nel primo punto, che come vi ricordate facevamo i 2 punti bassi uno sopra l'altro, infatti come vedete il lavoro è venuto molto più regolare che utilizzando le 3 catenelle. Riporto l'uncinetto nell'asola, tiro il filo e tiro fuori l'asola, ok? Questo è il mio primo punto. Poi vado nel successivo. Questa cucitura sarà molto semplice perché le due parti sono esattamente uguali e non dovremo fare nessuna cucitura particolare. Prenderemo la catenella intera del punto da una parte e la catenella intera del punto dall'altra parte, facendo dei punti bassissimi e facendo attenzione soprattutto a lavorare in maniera identica. Quindi io ora vado nel terzo punto e vado nel terzo punto anche da questa parte, e anche in questo caso in base al vostro gusto cucite fino ad avere una scollatura giusta per voi. Ci vediamo alla fine della cucitura, che vi faccio vedere anche come ricominciare il lavoro per la parte della schiena. Ho finito la mia cucitura, io ho lasciato 24 punti da una parte e 24 dall'altra rispetto ai 70 che avevo. Adesso per fare la schiena come lavoriamo? Innanzitutto dobbiamo decidere la misura. Dobbiamo decidere dove vogliamo che parta la nostra bretella, no scusate, la nostra schiena. Vi munite di marcatori, ve lo mettete addosso. Allora io qui disegno
E praticamente, se volete che la vostra schiena parta da sotto l'ascella, vi misurate e probabilmente avrete più o meno, dovrete stare sulla stessa misura della scollatura. Se invece volete una schiena più coperta, potete anche andare un po' più su. Io andrò a posizionare i miei marcatori e vi dirò come li ho posizionati e il perché. Ho posizionato i miei marcatori lasciando 20 punti da una parte e 20 dall'altra, e invece dei 24 rispetto alla scollatura sono rimasta un pochino più alta. Ho preferito fare una schiena più coperta per avere poi questa copertura della fascia del reggiseno. Ora riprendiamo il lavoro semplicemente entrando in un primo punto. Ricarichiamo il filo, come sempre io faccio la catenella con la doppia codina per dare una fermata in più al filo, e poi anche in questo caso parto con un punto basso e un punto basso uno sopra l'altro e faccio punto, non faccio punto alto su punto alto, ma inizio subito il punto, quindi lavoro in costa retro dei mezzi punti alti. Okay, parto subito col mezzo punto alto perché abbiamo finito col punto alto e noi andremo ad alternare, quindi semplicemente entro nella costa retro e faccio un mezzo punto alto. Così. Lavoro fino al marcatore, dal quale poi torneremo indietro con i punti alti. Sposto un attimo. Arrivata al marcatore, questo punto non lo lavoro, ho deciso di lasciare 20 punti, questo è il 20°, e giro semplicemente il lavoro. In che modo? Allo stessissimo modo di come abbiamo fatto finora. Giro il lavoro, entro nello stesso punto, punto basso, ho lasciato là, entro, punto basso e punto basso. Quando fate questo per il giro con i mezzi punti alti, potete anche stringere un po' di più i punti bassi in modo che vi arrivi ad essere un pochino più corto il punto, altrimenti potete continuare a lavorarlo così. Adesso noi abbiamo le mezze maglie alte lavorate in costa retro, facciamo un giro di punti alti lavorati sempre in costa retro. Ripeto, se preferite lavorare tutta la parte della schiena a punto alto, come abbiamo fatto per i 2/4 davanti, siete liberi di farlo. Questo è un top molto versatile, non avete limiti all'immaginazione, potete usare un punto fantasia che vi piace particolarmente, perché comunque stiamo parlando di un top estivo, e potete usare un punto traforato, vedete voi. Io farò questo proprio perché adesso vi dirò come andare avanti, quindi facendo, adesso ricordatevi, dopo il giro di mezzi punti alti in costa retro, lavorate un giro di punti alti in costa retro e poi proseguite alternando, se lavorate come me, mezzi punti alti in costa retro e punti alti in costa retro, fino a raggiungere la vostra misura, che adesso vi dirò come io la andrò a calcolare. Quindi continuate il giro e ci vediamo alla fine di questo giro. L'ultimo punto lo lavoriamo pieno, ok? E lo lavoriamo.
tiriamo un po', e abbiamo fatto un altro giro. Ora ripartiamo, io ripartirò sia nei giri con mezza maglia alta che maglia alta, ripartirò allo stesso modo. Mi piace la regolarità come viene in questo modo, quindi non cambia molto. Vi dico, in questo giro dove ho le mezze maglie alte andrò a stringere un po' di più i punti bassi in modo da avere un punto un pochino più basso, semplicemente, vedete? Mentre nel punto alto sto più larga, qui sto solo un po' più stretta e mi viene una mezza maglia alta finta. Ora io devo fare mezze maglie alte, quindi lavoriamo nella stessa maniera, quindi mezze maglie alte in costa, e il prossimo giro continueremo con punti alti in costa, e la fascia, diciamo, della schiena, la parte della schiena viene lavorata tutta così. Ora vi dico come proseguire. Ora andate avanti con il lavoro. Io ero arrivata alle mezze maglie alte, andrò avanti facendo tutte mezze maglie alte, non ci sono diminuzioni, non ci sono aumenti. Poi ci vediamo per rifinire la parte in basso, dove se rimane un top ci faremo una rifinitura carina, se diventa vestito ci faremo una rifinitura comunque, ma che farà da cintura prima di cominciare la gonna. Vi farò vedere entrambe. Ho finito la mia parte della schiena e non vi ho detto le misure che dovete prendere, ma immagino che si intuisca. Dovete prendere la misura del vostro torace, compreso il seno. Se siete rimasti alti come me, siete partiti più in basso, potete prendere anche solo la misura del torace. Siete partiti più in alto, è importante la misura appunto del seno. Potevate anche partire da più in alto, come avevamo detto, e da questa misura, io sono 85 cm, sono rimasta leggermente più bassa, di 2-3 cm più, meno, ma anche 4, perché questo raggiungo gli 81 cm, mentre io sono 85. Perché? Perché questo è elastico e ovviamente cedendo un po' non voglio sia troppo largo. Quindi adesso dobbiamo cucire. Allora, se avete fatto le due parti, cucirete nel centro; se avete fatto una parte sola, cucirete come me, ma la cucitura è sempre la stessa. Allora, prendete la parte sul davanti, quindi dove non avete la cucitura, e girate la parte che avete finito, d'accordo? La girate, quindi siamo sul rovescio, uniamo le due parti e facciamo una cucitura semplicissima. Ovviamente non era necessario tagliare il filo, perché comunque possiamo utilizzare lo stesso filo, e per avere meno nodi e meno fili possibili, semplicemente quello che andiamo a fare è entrare nel primo punto, questa parte, quindi qui nella coppa al rovescio, tirare fuori l'asola e ci troviamo già pronti per cucire. Farò la stessa cucitura che abbiamo fatto per la parte delle coppe, chiamiamole così, quindi prendendo tutte e due le catenelle e facendo, scusate, non il punto basso, bensì il punto bassissimo, di passando così, ok? Semplicemente, e andate avanti fino a finire tutti i vostri punti, facendo attenzione, spero di non essere uscita dalla telecamera, facendo attenzione a entrare nei punti giusti. Quindi vedete qui, questo è l'uno, abbiamo lavorato questo, ora lavoriamo quest'altro, e andate avanti facendo la vostra cucitura. Fatto l'ultimo punto, facciamo il nostro nodino e ora sì che possiamo tagliare il lavoro, tagliare il filo, scusate. Ok, qui c'era il marcatore che ci segnava l'altro lato, vedete, qui c'è la cucitura. Giriamo il lavoro
e non si vede nulla. A questo punto abbiamo il nostro corpettino. Io ho già messo i miei marcatori, praticamente ho contato i giri che ho nella schiena, sono 44, e ho poi giustamente di punti alti, quelli più in evidenza, ho 22 da una parte e 22 dall'altra, no scusate, 11 da una parte e 11 dall'altra. Ho lasciato 5 da questa parte, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, e nel sesto, nel centrale, dove io andrò ad agganciare le bretelle. Guardandolo così non sembra proprio centrale rispetto alla rifinitura che abbiamo nelle coppe, ma poi quando l'andremo a mettere sulla schiena sarà esattamente come deve essere. Quindi agganciamo il filo nella catenella del disegno, questo della coppa. Fate la vostra catenella con la doppia codina per assicurare il filo, e poi altre 2 catenelle. Adesso riprendiamo il disegno. Quindi cosa facevamo? Facevamo i punti puff, quindi riprendiamo i punti puff. 1 2 3 e 4. Chiudiamo tutto insieme e catenella per bloccare. Ancora 1 2 3 4, chiudiamo tutti insieme, catenella per bloccare e catenella di separazione, e ripetiamo 1 2 3 4, chiudiamo con la catenella e ne facciamo un altro, 1 2 3 e 4. Per eguagliare i 2 lati, dopo la catenella andiamo a fare un punto alto, ok? Perché noi cominciamo con le 3 catenelle, quindi chiudiamo il lavoro con la maglia alta. Girate il lavoro senza fare nessuna catenella e percorrete il lavoro con punti bassissimi fino ad arrivare nella catenella di separazione nel centro, quindi sono praticamente 3 punti bassissimi più un quarto nella catenella, ok? Ora fate 1 2 3 catenelle e ripetete 2 punti puff separati da una catenella, da altri 2 punti puff, tirando il filo 4 volte, ok? Quindi chiuso con la catenella, rifaccio un altro punto puff, 1 2 3 e 4, chiudo con la catenella, faccio una catenella di separazione e ripeto 1 2 3 4, chiudo tutto insieme, catenella, e faccio l'ultimo 1 2 3 4. Mannaggia, scusate, può capitare, rifacciamo. Chiudo tutto insieme, catenella e punto alto per eguagliare il lavoro, e ripetete così fino a quando arriverete a un punto in cui avrete raggiunto la lunghezza di cui avete bisogno. Fate anche l'altra uguale e poi ci rivediamo per cucire le bretelle alla schiena. Ho terminato già le mie bretelle, una l'ho già cucita, vedete? Vi faccio vedere la cucitura al rovescio, ovviamente siamo al rovescio, e l'altra l'andrò a cucire adesso.
il punto dove io inizierò è questo, praticamente diciamo che è questo, dove ho terminato l'altro. Quindi, avendo non tagliato il filo per una sorta di comodità, per non avere meno fili possibili, io ora metto il lavoro sopra, vedete, a questo punto, e inizio qui. Come tutte le cuciture, non ha niente di speciale, le andremo a fare esattamente come tutte le altre. Io la faccio con l'uncinetto, ma se siete più comode a utilizzare l'ago e il filo, fatelo pure. Io ve l'avevo messo come materiale, ma io preferisco utilizzare l'uncinetto. Quindi tiro fuori l'asola, così, giro ovviamente il lavoro e inizio, entro nel primo punto, io qui ho il punto alto, entro e vado avanti, semplicemente, niente di speciale. Faccio punti bassissimi anche in questo caso per avere una cucitura, ovviamente essendo una cucitura della bretella non la voglio grossa, quindi userò non il punto basso ma un punto bassissimo, vedete, farò questo. Lo fate su entrambe, se le avete fatte entrambe o se ne avete fatta una sola, fatela una alla volta, vedete? Semplicemente entrate e chiudete. Io ora tolgo il marcatore che mi dà fastidio. Continuo a entrare in ogni punto della mia bretella e nel successivo della spalla. Controllo che vada tutto bene e semplicemente chiudo e taglio il filo che poi andrò a bloccare. Lo taglio come sempre un po' più lungo e le due bretelle sono fatte. A questo punto dobbiamo iniziare la parte in basso. Andate in un qualunque punto del top e caricate il filo. Andremo a caricare tutti i punti bassi, quindi entriamo in un qualunque punto, carichiamo il filo. Io faccio sempre la doppia codina, cioè la catenella con la doppia codina ovviamente. E ora, entrando nei punti alti che abbiamo, praticamente il punto alto è questo, vedete, io entrerò 2 volte e farò 2 punti bassi, 1 e 2. Ovviamente entrando direttamente nel punto sarà un po' più difficile piuttosto che entrare sotto, però entrando in questo modo, adesso qui abbiamo la parte che si congiunge, ne facciamo un altro, in questo modo non lasciate dei buchi. Quindi nel punto alto entro 2 volte, nel punto qui di congiunzione ci entro una volta sola ovviamente.
ci rivediamo poi alla fine del giro, che vi faccio vedere come chiudere e riprendere il lavoro. Finito il giro di punti bassi, chiudiamo con un punto bassissimo nel primo punto realizzato. Allora, vi spiego adesso quello che andrò a fare io. Io andrò a fare un punto fantasia che mi va a rifinire il fondo del top, dal quale poi proseguendo potete continuare come vestito, come vi dicevo prima. È un punto che si presta benissimo ad essere adatto ad una gonna. Oppure, se vi va bene così, potete fare un altro giro di punti bassi e terminare il top. Poi andremo a fare solo la rifinitura nella scollatura e nel sottomanica. Per fare questo punto avete bisogno di un multiplo di 4. Quindi cominciamo subito la nostra lavorazione facendo una catenella e un punto basso nello stesso punto, ok? Poi facciamo 1, 2, 3, 4, 5. Come vi dicevo, lasciate 3 punti di base, 1, 2, 3, e nel quarto fate un punto basso. Proseguite così tutto il giro. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3 punti di base e un punto basso. 1, 2, 3, 4, 5 catenelle, 1, 2, 3 punti di base e un punto basso. 1, 2, 3, 4, 5, 3 punti di base e punto basso nel quarto. Proseguite così fino a terminare il giro. Sono arrivata all'ultimo arco e qui invece di fare 5 catenelle ne faccio 2, filo sull'uncinetto, mi aggancio nel primo punto basso e faccio un punto alto. In questo modo io mi troverò già al centro dell'archetto, ok? Non dovrò fare punti bassissimi né per portarmi avanti né per portarmi indietro. A questo punto catenella, punto basso, ok? Poi 1, 2, 3, 4, 5, punto basso nel successivo archetto. 1, 2, 3, 4, 5, punto basso nel successivo archetto e ne abbiamo 2. 1, 2, 3, 4, 5 catenelle, punto basso nel successivo archetto. E ora, dopo aver fatto 3 archetti da 5 catenelle, filo sull'uncinetto, nel successivo archetto senza catenelle di separazione andiamo a fare 7 punti alti. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Fatto il settimo, punto basso nel successivo archetto. Ora ripetiamo 3 archetti da 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, punto basso nel successivo archetto, 1, 2, 3, 4, 5, punto basso nel successivo, 1, 2, 3, 4, 5, punto basso nel successivo. Abbiamo di nuovo 3 archetti da 5 catenelle, filo sull'uncinetto, nell'archetto successivo facciamo 7 punti alti e questa è tutta la ripetizione che andremo a fare in questo giro. 3, 6 e 7. Fatti 7 punti alti, andiamo a chiudere con un punto basso nel successivo archetto. E ora ripetiamo i nostri 5 archetti di 3 archetti, scusate, di 5 catenelle. Primo, secondo, 2, 3,
4, 5, punto basso nel successivo archetto, e ora dopo averne fatti 3 facciamo i 7 punti alti che andremo a chiudere con un punto basso nel successivo archetto. Andate avanti così fino alla fine del giro. Arrivata all'ultimo archetto da fare degli ultimi 3, lo faccio e faccio i 7 punti alti. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E mi ritrovo a chiudere praticamente sul punto basso di inizio, ok? Chiudete così. A questo punto io devo cominciare dal centro dell'archetto il prossimo giro, quindi faccio 1, 2 punti bassissimi, mi porto al centro del successivo archetto, ok? Del primo dei 3, quindi rientro facendo catenella e punto basso. Questo è il mio inizio, ok? E ora 1, 2, 3, 4, 5, un archetto, 1, 2, 3, 4, 5 catenelle, secondo archetto. Adesso gli archetti saranno 2 e i punti alti andranno fatti sui punti alti separati da una catenella, quindi 1 catenella, 2 catenella, 3 catenella, 4 catenella, 5 catenella, 6 catenella e 7. Fatto questo, vado nel successivo archetto e faccio un punto basso, creo i miei 2 archetti da 5 catenelle, solo 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, secondo archetto, filo sull'uncinetto e ricomincio i punti alti, 7 punti alti separati da una catenella. E 7. Questa sequenza la vado a chiudere nel successivo archetto con un punto basso. 1, 2, 3, 4, 5 catenelle, punto basso nel successivo archetto, 1, 2, 3, 4, 5 catenelle, punto basso nel successivo archetto, e ricomincio la sequenza di punti alti separati da una catenella. Continuate in questo modo. Arrivata all'ultima sequenza di 7 maglie alte separate da una catenella, semplicemente ci agganciamo al primo punto basso realizzato con un punto bassissimo e abbiamo finito anche l'altro giro. Adesso dobbiamo ricominciare il lavoro entrando di nuovo dentro l'archetto, quindi 1, 2 punti bassissimi, catenella, rientro, punto basso, 5 catenelle, un archetto e ripetiamo i 7 punti alti separati da una catenella che abbiamo in basso, quindi esattamente punto su punto, 7 punti alti separati da una catenella.
fatti questi 7 punti alti separati da una catenella, li chiudiamo nel successivo archetto e ora facciamo un archetto, vedete c'è rimasto uno prima degli altri 7 punti alti da 5 catenelle. Facciamo l'archetto e ripetiamo i 7 punti alti separati da una catenella. 1 catenella, e 7. Questo giro, come avete potuto intuire, continua così. Chiudiamo nel successivo archetto con un punto basso, facciamo un ulteriore archetto di 5 catenelle, che è rimasto uno solo, e ripetiamo i 7 punti alti separati da una catenella. Vedete? Questo è il risultato che inizia a vedersi. Finito questo giro vi faccio vedere come ricominciare la sequenza dei giri per poter riuscire a fare poi tutti i giri che volete. Terminato l'ultimo punto alto, sono arrivata praticamente all'inizio del lavoro dall'altro lato, chiudo con il punto bassissimo nel primo punto basso realizzato. Ora, per ricominciare il lavoro dobbiamo fare i 7 punti alti nell'archetto che abbiamo tra questi ventagli, chiamiamoli così. Quindi la prima cosa da fare è portarci dentro l'archetto con 2 punti bassissimi e a quel punto facciamo, scusate, un punto bassissimo in questo caso, perdonatemi l'errore, un punto bassissimo, e poi cominciamo il lavoro con 1, 2, 3 catenelle e altri 6 punti alti. E 6. A questo punto abbiamo 7 punti alti, se contiamo anche le 3 catenelle iniziali. Chiudiamo questi 7 punti alti tra il primo punto alto e l'archetto, ok? Poi facciamo 1, 2, 3, 4, 5, saltiamo un quadratino, entriamo nel successivo e facciamo un punto basso, 5 catenelle, 4, 5, saltiamo 1, entriamo nel successivo con un punto basso, 1, 2, 3, 4 e 5, saltiamo 1, entriamo nell'altro. A questo punto abbiamo rifatto, diciamo ricopiato i nostri 3 archetti che avevamo da questa parte, e ora nell'archetto centrale facciamo 7 maglie alte. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, e ripetiamo. Chiudiamo in questo punto con il punto basso e facciamo i nostri 3 archetti di 5 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, ho fatto una in più, 5 catenelle e punto basso, non nel quadratino successivo ma in quello dopo. 1, 2, 3, 4, 5, ne saltiamo un altro ed entriamo nel successivo con un punto basso, 1, 2, 3, 4 e 5, stessa cosa qui, saltiamo uno, entriamo nell'altro. Niente catenelle, 7 punti alti nell'archetto e andate avanti così tutto il giro fino alla fine del giro. Realizzato l'ultimo archetto, semplicemente mi aggancio al primo punto alto, quindi alla terza catenella, con un punto bassissimo, ok? Ed è uguale agli altri. Per ricominciare il lavoro faccio dei punti bassissimi al contrario. In che modo? Giro il lavoro, entro, faccio 1, 2 punti bassissimi e rigiro il lavoro
semplicemente mi trovo al centro dell'archetto. A questo punto faccio la catenella, quindi mi riporto il filo nel modo corretto, entro e faccio un punto basso e ricomincio esattamente come abbiamo cominciato negli altri giri, col punto basso al centro dell'archetto. Ora filo sull'uncinetto e serenamente io vado nel primo punto alto e faccio punto alto, catenella, punto alto, catenella, punto alto. Fatti i 7 punti alti separati da una catenella, chiudete nell'archetto, adesso è tutto uguale col punto basso, 1 2 3 4 5, archetto, 1 2 3 4 5 catenelle, archetto, quindi punto basso nell'archetto, e ripetete adesso i punti alti separati da una catenella. Ora il lavoro prosegue tutto allo stesso modo di come abbiamo visto al principio. Quindi proseguite il lavoro, arriverete a questo punto, chiuderete sul primo punto basso realizzato e via dicendo. Potete andare avanti così fino a quando vi piace. Io vi consiglio di fare almeno 2 giri in modo tale che vengano questi 2 ventagli sfalsati. Ci vediamo quando io avrò finito il mio bordo per mostrarvelo e per cominciare la rifinitura molto veloce dei bordi in cima dello scollo e tutto il resto. Ho terminato il mio bordo e si può dire che ho terminato anche il mio top, vedete? E poi le codine andranno nascoste nel lavoro. Ve lo faccio vedere, forse il colore non... ecco, ve lo faccio vedere così. Ho creato 2 motivi, sono sfollati, e 3 in realtà, 1 2 3, e ho terminato il lavoro con la creazione delle maglie alte. Spero si veda, perché questa misura mi sembrava sufficiente. È una misura di circa 7 centimetri. Se voi avete bisogno di più lunghezza andate avanti, se avete bisogno soltanto di una rifinitura fatela più piccola, non c'è una regola generale. Adesso ci manca solo da rifinire lo scollo e il bordo della schiena e del sottomanica, quindi cominciamo immediatamente. Per il bordo di questo top io andrò ad agire differentemente da come faccio di solito lo faccio in tutti i bordi consecutivamente, in questo caso li separerò perché le bretelle le lascerò esattamente come sono. Mi piacciono così, mi piace questo fiore che si è creato e quindi non le toccherò. Farò il bordo da qui a qui, farò il bordo da qui a qui e via dicendo. Ed utilizzerò il punto gambero. Volevo fare un punto basso ma alla fine ho optato per il punto gambero, quindi riaggancio il mio filo nel primo bordo che decido di fare. Questo è anche a piacere, inizierò dalla schiena, entro e per il punto gambero vi spiego brevemente. Si comincia al contrario, mentre per fare il punto basso io sarei dovuta partire dalla parte destra e proseguire a sinistra, nel punto gambero io parto dalla parte sinistra estrema e vado verso destra. Si chiama punto gambero per questo. Quindi entro nel bordo, alla fine del bordo, nello stesso modo in cui entro per qualunque altro aggancio del filo, faccio la catenella con la doppia codina e inizio la lavorazione. La lavorazione del punto gambero è al contrario, vado verso destra invece che verso sinistra, quindi semplicemente entro nel punto, aggancio il filo e faccio il punto basso. Dovete lavorare al contrario. Se non vi trovate a lavorare questo punto, potete fare un bordo a punto basso semplicissimo. Entrate nel bordo e fate il punto basso.
allungate un po' la catenella, entrate dalla parte destra invece che a sinistra e lo fate. Penso che è più facile da fare che da dire. Farò questo bordo su tutto il top e quindi terminate i vostri bordi e ci vediamo a top finito per vedere il lavoro appunto terminato. Quando finite un lato, se volete anche voi mantenere le bretelle esattamente come sono, tagliate il filo e agganciate un nuovo filo dalla parte dove dovrete ricominciare l'altro bordo e continuate così fino alla fine.